Siamo in onda? Sì, Duce! Perfetto. Winston, sei pronto? I'm ready, Benito, I'm ready. Italiani e italiane, amici d'Italia, in Italia e fuori nel mondo, ai nostri amici del Dodecaneso e dell'isola di Rodi, ai nostri amici del Regno di Albania, di Tirana, di Turazzo, di Scutari e a tutti quelli che ci ascoltano. Benvenuti. Benvenuti a questa nuova puntata di quello che speriamo possa essere un appuntamento settimanale o quasi settimanale. Ahimè, ci sono anche impegni di Stato che coinvolgono sia me che Winston Churchill, appunto, che è dietro, che saluto tutti quanti. Saluta Winston. Hello! Perfetto. Ringraziamo anche Ernesto Galeazzi, che ha la chiacchierata virtuale a raccogliere le vostre domande che abbiamo raccolto anche nella puntata scorsa, e Margherita, la mia grande assistente. Grazie Margherita. Allora, subito è nata una discussione con Winston su come chiamare questo appuntamento settimanale e abbiamo discusso, insomma, siamo quasi arrivati alle mani io e Winston, no, dai, no, sì, e meno male che c'era De Gaulle che ci ha separati, se no, caro mio, cosa succedeva? Insomma, abbiamo deciso di chiamare questo appuntamento il Mussolini Show, lo so, è un anglicismo, ma anche per dar credito a Winston che ci dà una mano. D'altronde qui dietro ho il suo ritratto, in quanto egli non può essere di fronte alla telecamera. Qualcuno di voi ha detto e ha commentato: potreste spostare il ritratto? No! Non si può fare, perché quando facciamo poi la versione corta del tuo tubo, quando facciamo la versione corta del tuo tubo il ritratto viene tagliato, e Winston non lo sopporta, poi me lo devo beccare io, che si riempie di brandy. No, vabbè, dai, lasciamo perdere, sì, vabbè, lasciamo perdere, tralasciamo. Comunque, ringraziamo tutti i nuovi iscritti e coloro che si sono appunto iscritti a questo canale. La nostra ambizione è di arrivare a un numero di 5.000 iscritti entro 30 giorni. Non sono tanti, pensate, sono solamente quanti volontari sbarcano per la brigata Lampedusa ogni giorno, appunto, e quindi cerchiamo di lavorare su grossi numeri. Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno lasciato il loro commento sulla chiacchierata virtuale, e anzi vorrei leggere poi alcune delle domande che ci hanno posto. Dico soltanto dei nomi: Riccardo Bertoldo, Nickman71, Duke 68, che non riesco a pronunciarlo, caro mio, cambia pure, sembra un anagramma, sembra criptico. Emiliano Imperatore, un nome importante, mi ha fatto una domanda a cui voglio rispondere, ma prima andiamo con le telefonate e prendiamo la prima domanda. Vai con le telefonate, Ernesto. Ecco, ci sta squillando, noi ci facciamo attendere, non rispondiamo subito. Mussolini. Giovanna Massini, buongiorno. Salve, sì. Mi scusi, una domanda per il manifesto. Sì, mi dica. La domanda riguarda Elly Schlein. Sì. Allora, l'ex presidente del PD, Zingaretti, ha detto che Elly Schlein probabilmente alle prossime europee prenderà solamente il 17%. Volevo un commento su questo, da parte sua, ovviamente. Va bene, grazie. Ebbene, una domanda importante a cui è giusto rispondere, dato che nella scorsa puntata abbiamo parlato di una donna, Giorgia Colmelone, che è al governo, e abbiamo anche un'altra donna all'opposizione. Finalmente l'Italia ha due donne che si alterneranno alla guida per dimostrare a tutto il mondo che anche le donne sono capaci di casini inenarrabili, non soltanto gli uomini. E cosa vuole che le dica? Zingaretti. Possiamo parlarne bene, possiamo parlarne male, ma sicuramente egli ha una grande qualità: l'ottimismo. Ecco, me lo faccia dire. Sì, una persona ottimista. Se vi ricordate, quando è scoppiato il Covid, la prima cosa che ha fatto è andato a Milano a farsi un aperitivo e si è preso il Covid. Ecco, appunto dicendo di non aver paura, e poi una persona che ha lasciato il partito
appunto dicendo che tutti dentro questo partito sono una banda di bravi ragazzi, ecco, questo insomma, una persona con cui si è sicuri appunto appunto di avere una carica di ottimismo, il tipo di persone che quando sei su un aereo e l'aereo gli si bloccano tutti e due i motori, perde un'ala, il pilota si è suicidato perché è stato lasciato dalla moglie, ahimè, l'hostess è svenuta, è il tipo di persona che dice non preoccupatevi, sarà un atterraggio morbido, ecco. Il tipo di persona che quando sei sul Titanic e lentamente sta scivolando verso gli abissi dice ma non preoccupatevi, è inaffondabile, ecco. Quindi non lo so cosa sarà il risultato delle europee, ma anche boh, non lo so. Comunque se lo dice lui è una garanzia e questo è importante, perché insomma d'altronde Lee Schlein ha dimostrato di avere grosse idee, ecco, per esempio l'armocromista, per esempio. Anche noi abbiamo l'armocromista, anzi abbiamo assunto l'armocromista di Ellie Shine, l'abbiamo fatto venire qua direttamente a Predapio. Come vedete è tutto cambiato, è tutto diverso, 50 sfumature di grigio, è un programma erotico quasi, non sembra neanche un programma di... Ecco, e quindi ecco, grazie all'armocromista di Ellie Schlein e si vede il tocco, anzi potete vedere qua il colore è completamente diverso da prima, ci è costata una fortuna, ma abbiamo pagato in ticket restaurant, quindi insomma ci è andata bene, ecco. Meno male che li accettava. Ecco, questa è la mia risposta per quanto riguarda Ellie Schlein. Ma passiamo a una... Mussolini. Pronto? Sono il ragioniere Sì. Ugo Fantozzi. Senta, Sì, sua grandissima, sua enormità, sua cos'è? altisonanza. Come si chiama? Allora, vengo al dunque. Ci volevo fare una domanda. Questa cosa che ho sentito del governo, che il cuneo fiscale, il governo che vorrebbe prendere questo cuneo e metterlo vorrebbe ridurre mi scusi sua eminenza, sono un po', ecco perché siamo di fronte a un incarico di qualsiasi cosa, la perdita totale del potere dei salari, non ci guadagna più niente, cioè Ecco. praticamente siamo... Va bene, la ringrazio per la domanda. Ecco. Sì, mille grazie. Io Grazie. non saprei. Ho detto grazie. Arrivederci allora. Come disumano lei. Allora, caro amico, non è propriamente un giornalista, ma vorrei rispondere alla domanda che voi mi avete fatto. Una domanda che tratta due argomenti. Il primo per quanto riguarda Cuneo, non saprei rispondere, non sono un esperto in geografia, devo dire una città a cui sono anche affezionato. Ci sono i cunesi, che sono dei famosi dolci, e anche le cunesi, che sono delle belle ragazzuole. Sono affezionato anche a loro, sapete? Sì. Sono quasi più dolci dei dolci le cunesi. Ci sono i cunesi, ma le cunesi sono meglio. E quindi hanno il brandy, o hanno dell'alcol, forse non hanno il brandy, scusate amici di Cuneo, non lo so cosa hanno questi cunesi, ma alle cunesi salve, benvenute. Allora, dunque, mentre l'altra domanda è quella che riguarda appunto l'aumento sconsiderato dei prezzi in questo paese. Chissà cosa è dovuto, dico io. Sarà mica dovuto alle sanzioni contro la Russia? Come sapete, questa è una guerra non solo militare ma anche economica e siamo arrivati al 13° pacchetto di sanzioni contro la Russia. No, non gliela diamo vinta, noi siamo più furbi. Non compriamo il loro petrolio, schifo. Il loro palladio, puzza via. Il loro pellet, vai via. Ma non compriamo proprio niente ormai. No, non gliela diamo questa soddisfazione. Noi non compriamo il petrolio russo, ma lo compriamo, cioè non lo prendiamo dalla Russia, loro lo vendono all'India e noi lo compriamo dall'India perché siamo furbi, guardate quanto siamo furbi, lo paghiamo il 30% in più, ma non gli diamo la soddisfazione, perché la politica anche questo, apparenze, caro mio, sì, oppure lo prendiamo dall'Arabia Saudita, per cui non lo prendiamo dai russi,
ma lo prendiamo dagli indiani o dai sauditi e lo paghiamo il 30% in più. E questo il tetto sul prezzo del petrolio, vi ricordate? Che sì, ciao tetto. E quindi niente, i prezzi aumentano. Da questo governo ha fatto qualcosa. Ha fatto la tassazione degli extraprofitti delle banche. Che questo è un concetto innovativo, è un concetto nuovo, è un concetto che ha girato tutto il mondo. Prima esisteva la differenza tra profitto lecito e illecito, per esempio, no? Cioè se tu vai e vendi della vodka russa è illecito perché è illegale, non puoi farlo. Puoi comprarla dall'India ma non puoi comprarla dalla Russia. Ma un'altra cosa, il profitto legittimo è illegittimo, lo so, è complesso. Che cos'è il profitto illegittimo? Non si sa, non si capisce. Dipende. Giorgio Colmelone ci pensa, va a dormire, pensa insistente a un'azienda. Se si sveglia sul lato sinistro, allora il profitto è illegittimo e va tassato. Se si sveglia sul lato destro, va tutto bene. E questo è un concetto innovativo che non avevamo prima, e devo dire molto quasi marxista, oserei dire. Adesso non voglio perdermi nella filosofia, ma voi capite, ed è questo il motivo per cui molte aziende stanno regalando al governo dei materassi in lattice inclinati verso destra, di modo che quando si svegli, appunto, ecco, questo è quello che possiamo fare per l'aumento dei prezzi. E mangiare un po' di meno, fare una dieta anche, perché insomma c'è molto grasso da sciogliere, ecco, questo è quanto. Allora, ma passiamo a una domanda di un nostro ascoltatore. Emiliano Imperatore, un nome importante, Emiliano, un nome Augusto, Cesare, Caligola, Vespasiano, che così tanto ha fatto per i nostri parchi, ecco. Allora, Imperatore ci chiede: Duce, sono io, cosa ne pensa del fatto che la Lega Nord voglia rimettere l'obbligo di leva militare? Caro Emiliano, anzi, io sono romagnolo, non dovremmo andare d'accordo, ma non importa. Caro Emiliano, diciamocelo, io sono d'accordo non solo su questo, ma io sono d'accordo anche a abbassare l'età di leva. Come tu sai, ormai la discussione è pubblica, l'ha iniziato uno psichiatra. Mi ha un tic. Io quando sento questo, scusa, dimmi qualcosa, dammi il numero. Ok, passato il tip. Ho usato l'anglesismo. Winston, ho usato l'anglesismo. Vedi? Quando parlo con te mi viene l'anglesismo. Questo non deve più succedere. Un grande psichiatra, Paolo Crepè, ha proposto appunto che si vada a votare a 16 anni. Allora io dico, se si va a votare a 16 anni potete prendere anche un mitra in mano e sgambare al robotino sul fronte del Donbass. Dobbiamo mobilitare, questa guerra sa da fare, e quindi sono d'accordo su tutta la linea. Che bello avere, anzi io darei un bonus ai giovani, il bonus armi. Ecco, togliamo tutti i bonus e lasciamo il bonus armi, così un ragazzo che ha 16 anni prende il bonus e si va a comprare una bellissima beretta bifilare ed è già pronto a sgambare. Li dobbiamo far correre questi ragazzi, insomma. E quindi sì, quindi sono d'accordo. Già me ne immagino, questi sedicenni armati fino ai denti, guidati dal generale Figliuolo, con una siringa in bocca, che entra dentro le trincee, e appena vede il soldato russo gli ficca 2 dosi, quello schianta a terra immediatamente. Ah sì, perché il corpo a corpo con la baionetta è un conto, ma quando c'hai la siringa, la puoi lanciare la siringa, la lanci da lontano, quella fa 100 metri, la baionetta, paf, poi cade a terra, no? Quindi poi ne abbiamo di siringhe da far fuori, e quindi proiettili non ne abbiamo tanti di artiglieria, però le siringhe ne abbiamo, anzi con le bombe al grappolo noi tiriamo le bombe, esplodono e fanno un grappolo di siringhe che arriva sulle truppe russe. Voglio vedere se non si arrendono. D'altronde, scusate. Allora, la prossima domanda. Adolf, hör mir zu. Mein Führer, hör mir zu. Ich habe eine Pressekonferenz, Adolf. Du störst mich. Adolf, Steiners Armee wird nicht kommen. Dai, non viene armata. Dai, Adolf. E basta. Ragazzi, il Führer non me lo può passare, Ma questo è
Adesso mi devo calmare. Ecco la mano. Ecco la mano. Crepè, cosa faccio? Cosa faccio? Guarda, ha vita propria la mano. Sta ferma la mano. Questo è ridotto male, no. Questo somiglia a Biden ormai, Cioè, siamo a quel livello lì, Che Biden, va bene, è un grande presidente, però, insomma, io gli parlo tutte le settimane a Biden, sapete? Sì, gli parlo tutte le settimane. E lui dice, dice solo quello, ogni tanto si addormenta al telefono. Però è coraggioso, sì? Biden è coraggioso. Non come Putin, che c'ha i doppioni, che c'ha i sosia, che c'ha le guardie del corpo. Biden esce da solo a volte. Una volta è uscita da solo, dalla Casa Bianca, è uscito e non è riuscito a tornare perché non si ricordava chi era e dove era. Ma questo non importa, Quindi Adolf è la stessa situazione, che poi caro Winston, non lo so, Winston lo so, lo so, è un bravo ragazzo, però Winston, ascolta, io tutte le volte che vado, almeno quando vado da Stalin, caro Winston, quando vado da Stalin, sappiate, almeno si beve la vodka, si fuma, ci sono le belle donnine, si guardano i cartoni animati. Vado da Adolf, quello non beve, non fuma, stiamo a guardare la radio come due deficienti, così. Quella radio non parla, non so perché guarda la radio, ho detto ma questo è una cosa sua, e quindi insomma è una rottura, poi insomma no, non va bene. Galeazzi, mi raccomando, stanno commentando? Commentalo tu, cioè. Bene, sono contento. Allora, scusate, passiamo all'ultima domanda di Luigi Cadorna. Luigi Cadorna, un ascoltatore che ci chiede: Duce! Sono io. Cosa ne pensa delle armi nucleari bolsceviche? Beh, caro Luigi, la voglio ringraziare per questa domanda. È una domanda importante. Innanzitutto ormai le armi nucleari sono diventate, soprattutto le armi tattiche, all'ordine del giorno. Fin quando è scoppiata questa guerra se ne è parlato con libertà, no? Prima cosa che hanno detto, un'arma tattica, insomma, che cos'è una piccola bombetta nucleare tattica in fondo, no? Cioè vai al bar e dici, cameriere, un chinotto e una testata nucleare tattica. Ecco, siamo a quel livello lì. Sembra quasi che li vogliamo provocare, che buttino questa bombetta. Cosa dici, Winston? Oh yes. Infatti, io penso che non dobbiamo aver paura. C'è una persona, sto pensando a una persona soprattutto che ci minaccia, Dmitry Medvedev, questo alcolista, questo pusillanime, fatemelo dire, che sfida l'Occidente. Ma noi ce ne freghiamo delle armi nucleari bolsceviche. Me ne frego! Hai capito, Medvedev? Me ne frego! Anzi, ti do le coordinate di Palazzo Chigi. Se la tiri, tirala lì! Lontano da Predapio solo, perché poi fa il botto, ma bronzo, fa male alla pelle. Ecco, hai capito, Medvedev? Anzi, secondo me, Medvedev, sei solo invidioso. Sei invidioso, diciamolo. Sei invidioso del grande presidente dell'Ucraina. Colui che suona il piano senza le mani, sto parlando di Zelensky, perché Zelensky va su Vogue e tu no, perché Zelensky ha la villa a Forte dei Marmi e tu no, perché Zelensky ha la villa a Miami e tu no, perché Zelensky ha l'appartamento a Tel Aviv e tu no. Ma che cavolo ha un'agenzia immobiliare questo qui? Non lo so, Winston, che succede qui? Non si capisce. E comunque, Medvedev, io ti sfido a una diretta televisiva. Scegli tu il posto, scegli tu la ora, anche a Mosca, anche in russo. Я понимаю по-русски, я говорю по-русски. Medvedev, Хорошо, come vuoi tu. Facciamo l'antidoping prima, Così vediamo che non ti sei fatto di vodka, Perché io questi alcolizzati non li posso sopportare. Fa solo eccezione Winston. Oh yeah, Sì. that's me. All right. Ti hanno dato la bottiglia di brandy? Yes, I got Perfetto. Sì. Caro Medvedev, io ti sfido. E quindi, caro Luigi Cadorna, non dobbiamo aver paura di queste armi nucleari bolsceviche. Perché se tirano la loro bomba tattica noi risponderemo. C'è Biden che gira per la Casa Bianca chiedendosi chi è. Lui preme il pulsante e dice: che cos'è questo? Ma guarda che bello. E Palazzo Chigi scompare. Però Predapio rimane e questo, cioè, per il futuro dell'Italia può essere una cosa buona. Ecco. Vorrei ringraziare tutti, si è fatto tardi, abbiamo passato
cerco di tenere queste cose il più corto possibile. Avevo qui altre domande, ma possiamo tralasciarle. Caro Ernesto Galeazzi, la prossima volta che parli con il Führer, tu le dica, voi dite, caro Ernesto, al Führer che lo invitiamo a Sanremo, va bene? Così lui si dà una calmata. Lo invitiamo a Sanremo con Amadeus, così il prossimo anno Zelensky e Adolf assieme. Poi se non è vero non importa, almeno è tranquillo. Vorrei ringraziare tutti, ricordate di registrarvi al canale, abbiamo questo obiettivo di 5.000 abbonati entro 30 giorni, torneremo la prossima settimana forse, non lo so, perché Winston, tu se non sbaglio sei occupato, devi andare a sedare una rivolta in Irlanda del Nord. Forse? Non sei sicuro? Sì. No. Ecco, Winston deve andare in Irlanda del Nord e Yeah, so I gotta hang two people. devi impiccare due persone, ecco, sì, ecco. Perché c'è proprio questo amore, no, tra inglesi e irlandesi, come sapete, che poi è anche una persona romantica, Winston, si fa di brandy, quando vede un'impiccagione piange, come un bambino, come un bambino. In ogni caso, Mevder, ricordati, mio papà è più grande del tuo. E con questo voglio lasciarvi. Comunque, torneremo, siamo pronti a ascoltare le vostre domande. Cari amici, da Predappio è tutto. Viva l'Italia!